Un buongiorno da Mr. Bloom e bentornati a un altro episodio di Estratti di Bloom, piccole pillole di informazione nel tempo di estrazione di un caffè. Oggi il nostro compagno di viaggio sarà un filtro a fondo piatto Flower. Iniziamo! Oggi parleremo delle origini del caffè. Come di consueto ci accompagnerà un filtro e iniziamo ovviamente dalla fase Bloom. Come abbiamo già detto in qualche altro episodio, il caffè viene scoperto e nasce in Etiopia e ancora oggi in Etiopia troviamo varietà piuttosto selvatiche e ne troviamo a centinaia. Una particolare varietà si è spostata dall'Etiopia allo Yemen attraverso il porto di Mocha, un nome che ci dice qualcosa per noi che siamo abituati a consumare il caffè. Dallo Yemen inizia il suo sviluppo sia come consumo che a livello produttivo, tanto che la specie arabica deve proprio il suo nome alla diffusione del consumo di caffè appunto nella penisola arabica. Attraverso le culture, le tradizioni, quindi di cultura islamica, il caffè si diffonde un po' in tutta la zona di influenza della cultura islamica, passando per l'Egitto, attraverso la Turchia e ovviamente si sviluppa anche grazie a l'espansione territoriale dell'impero ottomano, che in quell'epoca era piuttosto importante. Per quell'epoca intendiamo a questo punto la fine del 1500 e gli inizi del 1600. Sono gli anni in cui l'impero ottomano inizia a incontrare e scontrarsi in delle battaglie più o meno cruente con il mondo occidentale, il mondo europeo che conosciamo oggi, in particolare con il Sacro Romano Impero, che potremmo riassumere con i tedeschi, i germanici, il popolo di cultura germanica o gli austro-tedeschi, diciamo così, no? La data fatidica che segna, diciamo, lo scontro definitivo o quasi definitivo tra le due civiltà è il 1683, la battaglia di Vienna, in cui i turchi, gli ottomani, vengono sconfitti dall'esercito tedesco e si dice che arretrando lasciarono appresso dei chicchi di caffè tostato, che quindi gli austriaci, i polacchi e gli europei cominciarono a sviluppare come tipologia di consumo. La battaglia di Vienna rappresenta anche a livello simbolico la data in cui si diffonde nel mondo la tradizione della colazione alla viennese o all'italiano, ovvero quella del cappuccino, dell'espresso e la brioche o il croissant. Perché si dice che per celebrare la vittoria sui turchi, gli austriaci prima e i francesi poi catturarono quest'idea, celebrarono appunto questa battaglia, questa vittoria sul popolo turco con dei dolci tipici che si chiamano kipfel di forma somigliante a una mezzaluna. I francesi presero quest'idea e svilupparono l'idea del croissant, che appunto in francese significa crescente, proprio come la luna della bandiera turca. A rappresentare invece la stella della bandiera turca o delle bandiere in generale di cultura araba si dice che doveva esserci appunto il caffè o il cappuccino, che era stato appunto inventato proprio in quegli anni per addolcire il caffè piuttosto amaro, come lo usavano tipicamente consumare i turchi. Sono anni, non dimentichiamo, di forte espansione territoriale degli europei, non solo all'interno del Mediterraneo, ma soprattutto
nelle colonie americane, e le Americhe sono state scoperte da relativamente poco, perché stiamo parlando della metà del 1600, inizi del 1700, quindi sono passati circa 2 secoli dalla scoperta dell'America. Sono 2 secoli che ovviamente non possiamo paragonare ai 2 secoli moderni di oggi, perché sono 2 secoli in cui succedono sicuramente tante cose, ma sono a ritmi molto, molto più lenti. Però si iniziano i primi sviluppi tecnologici, le prime invenzioni, il motore a vapore, si iniziano a sviluppare i primi strumenti per misurare la distanza dei pianeti, insomma, quindi l'umanità comincia a sviluppare il proprio intelletto e comincia a sviluppare anche come dire, il territorio da coltivare e da sfruttare dal punto di vista economico. Ecco che quindi a un maggior consumo di caffè deve corrispondere e corrisponde anche una maggior produzione di caffè. È proprio infatti tra la fine del 1600 e l'inizio del 1700 che le piante di caffè dallo Yemen cominciano a spostarsi nelle colonie europee, soprattutto inizialmente grazie agli olandesi, quindi attraverso l'isola di Ceylon, l'odierno Sri Lanka e l'arcipelago indonesiano, e poi grazie ai francesi il caffè arriva nell'Île de Bourbon, che oggi si chiama Île de Réunion. E proprio in quest'isola la pianta cominciò ad assumere delle conformazioni e delle particolarità diverse dalla pianta originaria, che infatti venne nominata tipica proprio perché dal latino significa originale. E da questo momento in poi le 2 tipologie, le 2 varietà principali di coffea arabica appunto diventano tipica da una parte e bourbon dall'altra, con caratteristiche dal punto di vista sia morfologico che organolettico molto diverse. Da qui in poi il caffè inizia a svilupparsi anche nelle altre colonie, arriva nelle isole caraibiche, arriva in Centro America e in Sud America. Siamo ormai circa agli inizi del 1700 e sono gli anni in cui un altro evento fa esplodere in maniera dirompente il consumo di caffè nel mondo, ed è il Boston Tea Party. Il Boston Tea Party rappresenta la miccia che negli Stati Uniti, che ancora non erano Stati Uniti, lo diventeranno di lì a poco, sviluppò appunto il consumo di caffè. Il Boston Tea Party rappresenta una protesta da parte delle colonie americane nei confronti della corona inglese contro un sistema vessativo di tassazione, in cui simbolicamente vennero gettati questi barili di tè nell'oceano, proprio come segno di protesta verso un sistema di tassazione appunto ingiusto proprio nei confronti degli importatori di tè, ma anche il tè, rappresentando simbolicamente la bevanda per eccellenza degli inglesi, segnò il definitivo distacco degli americani dal consumo di tè, che iniziarono di conseguenza a consumare caffè, che da quel momento in poi diventò bevanda nazionale. Come si diceva, dobbiamo immaginare un mondo in forte espansione, sono gli anni dell'illuminismo, sono gli anni di sviluppo agricolo, di sviluppo tecnologico, sono gli anni in cui anche si inizia a studiare molto la botanica, si inizia la classificazione delle piante, e in quegli anni, siamo ormai verso la fine del 1700, sono gli anni in cui il Linneo classifica e a cui si deve l'inizio della tassonomia appunto di Linneo, dello studio delle piante dal punto di vista botanico. Da quel momento in poi, quindi da questi anni in poi, inizia sia uno sviluppo dal punto di vista agricolo della pianta in tutto il mondo, ma anche lo sviluppo della bevanda e delle prime caffetterie. Infatti tra il 1700, anzi tra metà del 1600 e gli inizi del 1700 sono anche i momenti in cui le caffetterie iniziano a conoscere il loro successo come luogo di consumo di caffè, come luogo di riunione.
tanto che vengono citate anche a livello letterario da Carlo Goldoni a metà del 1700. Ecco, quindi sono questi gli anni ed è questo il contesto in cui diciamo, cresce e si sviluppa il consumo e la produzione di caffè. Restate sintonizzati con noi per scoprire molte altre cose sul caffè. Io nel frattempo, a proposito di caffè, questo me lo bevo perché ha finito la sua estrazione. Vi saluto e stay bloomish!